Un video questo dedicato al blu cobalto e precisamente a tutte le tonalità derivate dal blu cobalto che uso per dipingere il cielo. Il blu cobalto è la base, quindi, per i cieli dipinti ad olio che mi avete visto eseguire su questo canale. Ed è il blu cobalto il colore che uso di più per fare le ombre sulle nuvole. Questo colore ha una particolarità di avere una brillantezza e una versatilità straordinarie che consentono di variare molto nella tinta e quindi di mescolarlo per trovare tutte le tonalità di azzurro che mi servono per i miei cieli. Il blu cobalto è un pigmento inorganico minerale. Lo possiamo trovare sinteticamente oppure anche in maniera naturale. Lo possiamo ottenere combinando l'ossido di cobalto con dei sali di alluminio. Ne otteniamo così un componente che bruciamo in un processo chiamato calcinazione. La calcinazione serve anche per eliminare i vapori velenosi di arsenico che possiamo trovare all'interno di questo componente. Il processo è interessante perché l'ossido di cobalto che si ottiene si riduce in polvere e quindi si riscalda con potassio e sabbia, ottenendo una specie di vetro fuso che una volta immerso nell'acqua si spezza e così otteniamo dei pezzi che poi si usano macinati per fare il pigmento. Sarebbe molto bello poter vedere questo procedimento. Sta di fatto che quello che ne otteniamo è uno dei più bei blu, a mio avviso, che possiamo avere nella nostra tavolozza. E perché io lo ami così tanto, lo mostrerò nel video dove mescolerò il colore per ottenere i campioni di blu che uso di frequente e per invitarvi a fare altrettanto con qualsiasi altro pigmento. Perché la conoscenza del colore deve avvenire prima che sulla tela nelle prove che noi facciamo dove possiamo mischiarlo con altri colori, quelli a lui compatibili, per poter vedere quali tinte possiamo riuscire a ottenere per poi usarle nei nostri dipinti. Un'ultima notazione: il blu cobalto è bene non usarlo con tutti i componenti che contengono il rame. Vi lascio al video non prima di informarvi che quello dedicato all'ortaggio dipinto ad olio è solo rimandato a sabato prossimo. Dico sabato perché martedì vi sarà una live dedicata principalmente al disegno, quindi non perdetevela, giovedì 14 giugno alle ore 21. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di mettere mi piace al video, di condividere il video sui vostri profili social e di commentare sotto la descrizione. Non mi resta che lasciarvi il video e augurarvi una buona giornata a tutte e a tutti. A presto! Combinazione quindi di sali di cobalto con alluminio. E questo è il blu cobalto e specificatamente questo è della Michael Harding, è una casa di colori che offre questo blu che a me piace in maniera straordinaria. E chiaramente, come potete vedere dalla mia stesura adesso sulla tela, è un colore semicoprente. I blu sono così, hanno questa semicopertura che dà questa brillantezza e ovviamente devono essere usati combinati e mescolati, preferibilmente. Quindi guardate che bellissimo tono che ha. E vediamo che il principale attore con cui io mescolo questo colore è appunto il bianco di titanio. Io lo uso specialmente per i cieli, in tutti i toni che posso ricavare proprio da questo colore. Adesso avete visto che ho messo prima il bianco di titanio e sopra il pennello sporcato prima con il blu di cobalto, non tantissimo, per far vedere quanto il bianco di cobalto riesce a fare due cose fondamentalmente: a colorarlo molto, quindi è preponderante il tono del bianco, riesce veramente a dare solidità e però è molto importante, molto di impatto sul blu di cobalto. Quindi questa è una particolarità. E l'altra particolarità è lo opacizza un poco, e questa è una qualità che a me piace molto
e che sfrutto moltissimo nei cieli. Adesso andiamo a vedere ancora con più bianco come può risultare il tono. Dovete pensare una cosa sempre, perché i campioni di colore sono molto molto pericolosi in questo senso, che un colore piccolo così in un grande spazio bianco ovviamente ha un impatto molto forte. In realtà poi quando noi lo estendiamo a tutta la superficie può accadere che il tono possa risultare o più forte o più debole. Quindi è fondamentale riuscire a capire quali possono essere i toni e le intensità da poter far derivare uno spazio campito in maniera uniforme molto grande, ragionando solo avendo un campione molto piccolo. Succede sempre, infatti, che un colore, una prova di colore che è data in un quadrato piccolo, quando poi viene data su una superficie grande, aumenta di tono e quindi la sua profondità, la sua coloratura è sempre maggiore di quanto noi la percepiamo quando il quadrato è piccolino. Adesso ho preso dell'ocra gialla e l'ho unita a questa combinazione di bianco di titanio e di blu cobalto perché voglio un pochino scaldare questo azzurro e vediamo cosa esce fuori. Vedete, l'ocra gialla ha una capacità di copertura relativamente più bassa di quanto non possa avere quella del bianco di titanio, però se data con la percentuale giusta dà quel tono all'azzurro particolare che sebbene possa sembrare impercettibile, però riesce veramente a connotarlo in maniera importante, come potete vedere proprio dalla comparazione degli azzurri che noi vediamo adesso mentre li formo sulla tela. Questo blu cobalto è veramente eccezionale, non mi finirò mai di dirlo, ed è neanche paragonabile a quello che noi possiamo trovare in case purtroppo di colori che hanno questo tipo di tinta, però non con questa purezza. È un po' caro, però secondo me ne vale la pena se si può fare questo piccolo sacrificio. E adesso vediamo come proprio le minime variazioni di intensità dei bianchi possono anche variare in maniera incredibile il tono dell'azzurro. Adesso ho inciso in maniera più decisa con l'ocra gialla e vedete quanto il tono si riesca ad abbassare e poi ad avere questo particolare timbro più spento e anche un pochino più caldo. Vedete come risulta anche più coprente, proprio lo si vede proprio in maniera proprio decisiva sulla tela rispetto agli altri che abbiamo fino a qui costruito. Adesso io con il colore sempre nel pennello del tono che ho dato adesso, faccio un'altra copertura per questo tono per andare a modificarlo, mettendo un po' di bianco di titanio. Mi consiglio sempre di fare questo tipo di operazione quando si ottiene una tinta di colore, un tono, soprattutto se è un colore che noi dobbiamo dare in grande campitura, di fare anche una prova sulle tonalità, sulle varie tonalità di questo colore, dalla più chiara alla più scura, per avere la possibilità di poter intervenire con esse e poter stabilire qual è il giusto grado di profondità che noi vogliamo dare al colore. Vedete adesso questo come è caldo rispetto anche alla tonalità poco più bassa di questo campione che abbiamo dato solo unendo il blu cobalto con il bianco di titanio. Vedete com'è più calda la tonalità. E sono tutti azzurri che io uso per fare i cieli.
Adesso prendo della lacca di alizzarina e vediamo di costruire un campione un poco più freddo. Io di solito faccio così: quando devo preparare una campitura grande, preparo un bel po' di colore in un vasetto di vetro. Poi, quando l'ho usato questo colore, mantengo fino alla fine del dipinto il colore che ho usato per campire tutto il fondo in questo barattolo di vetro con dell'acqua dentro, in modo che non si secchi. Questa qua è una accortezza fondamentale che io consiglio, perché c'è sempre bisogno di un colore quando lo usiamo in grandi quantità e soprattutto quando facciamo delle grandi campiture. Adesso vedete come il colore si raffredda proprio con il tono della lacca, che ha questa particolarità di mantenere la trasparenza e quindi di far venire, di non far scomparire il blu, ma anzi di dargli quel tono, di legarlo con quella tonalità che noi possiamo ottenere da questo legame. E adesso poi vedremo qual è la tonalità più chiara che noi possiamo ottenere, e quindi le possibili implicazioni e i possibili impieghi che noi possiamo avere di questo blu per vari cieli che possono essere quasi notturni all'imbrunire, oppure anche dei cieli particolarmente con particolari riflessi più freddi che noi vogliamo dare proprio in virtù di quello che noi scegliamo di fare, non perché dobbiamo necessariamente rappresentare un tramonto. Ed ecco questo qui, questa tonalità nella sua accezione più fredda. Vedete le diversità proprio minime di colori rispetto alle altre, che però diventano sostanziali, e sempre con due grandi interpreti fondamentali che sono il blu cobalto e il bianco di titanio. Tutti gli altri cambiano, ma solo loro rimangono quelli. Adesso vedremo la creazione di un tono abbastanza complesso. Qui abbiamo il pennello sporco prima un poco di bianco, quindi ha già questa tonalità più carica di blu di cobalto. E adesso facciamo entrare un altro interprete di questa nostra giornata dedicata ai cieli, agli azzurri dei cieli che io uso nei miei dipinti. E questo protagonista, vedremo fra poco, è il giallo di cadmio. Anche questa è una bellissima tonalità di azzurro. Molto bella, mi piace molto. Io uso spesso e quasi esclusivamente questo colore per fare i cieli, il blu cobalto, appunto. Si possono usare tantissimi altri blu, ma io lo preferisco, e quindi ne faccio un gran uso. Ed ecco il giallo di cadmio. Vediamo che tipo di operazione possiamo fare per far virare il tono dell'azzurro al verde. Dobbiamo arrivare in uno stadio in cui non sappiamo identificare fra i due colori qual è il colore che noi vediamo. Quindi quel passaggio, quel momento fra il blu e il verde che determina ciò che io voglio cercare in questo momento. Quindi andrò ad aggiungere bianco di titanio e blu di cobalto sopra questa mescola di pochissimo giallo di cadmio che io ho inserito dentro il blu cobalto. E finché io non ottengo il colore, proprio quel colore che è una via di mezzo, che è il ponte fra questi due colori, io non mi fermerò. Questo colore mi piace, questa tinta mi piace perché, soprattutto nella sua tonalità più chiara, la rivedo in molte nuvole,
nuvole che sono all'orizzonte, che sono basse in molti dipinti, soprattutto dell'Ottocento, di fine Ottocento. Quindi mi piace moltissimo. Vedete questo tono che ha nella sua implicazione, proprio tutto il suo range proprio di tonalità, sia dalla più scura alla più chiara, un impiego secondo me importante e molto interessante proprio per quanto riguarda l'oscuro, gli scuri e le ombre che sono nelle nuvole. Mi piace moltissimo questo suo impiego. E adesso vedete nella sua tonalità più chiara, non una delle più chiare, però già una tonalità che viene un poco opacizzata dal bianco di titanio, che però rende tutto il suo tono e ciò che io andavo cercando. È un po' che volevo fare questo video per omaggiare proprio il blu di cobalto, a cui io devo tantissimo e che mi ha accompagnato per tutta la mia vicenda, la mia storia di pittore fin dal liceo artistico e dall'accademia. Un colore che io sono andato a cercare ed ho trovato in questo particolare dalla Michael Harding la tonalità che ho sempre cercato. Poi ce ne saranno anche di migliori, però io ho trovato questa e continuo ad usare questa. Anzi, se voi avete da darmi dei suggerimenti, scrivetemelo sotto la descrizione, nei commenti, così possiamo confrontarci. Anch'io posso riuscire tramite i vostri suggerimenti, a poter avere un altro blu di cobalto che mi possa soddisfare quanto questo. Adesso sto facendo questo tono veramente molto molto chiaro. Ecco, questo tono che vedete qui, se io lo dessi in tutta la superficie di questa tela, quando io alla fine darò l'ultima pennellata, voi vedrete la tela molto più scura di quanto potete vedere scuro questo piccolo campione. Questo tenetelo presente e fatelo questo esperimento. Anzi, quando dovete tinteggiare le pareti di casa, non fidatevi del campione che mettete sul muro, perché il campione che mettete sul muro è sempre molto più chiaro di quanto sarà il risultante della parete. Adesso vediamo, lo metto a confronto con questo blu cobalto di una tonalità completamente diversa da quelle che io ho dato, benché sia sempre composto da bianco di titanio e blu cobalto. Appunto, vedete, sono talmente tanto ampie le sfumature solo di questi due colori da poter riuscire veramente ad avere una completezza solo ed esclusivamente usando questi due colori. Figuriamoci usando anche l'ocra gialla, il giallo di cadmio e la lacca di aranza. Adesso vediamo un attimino il Bruno Van Dyck. Questo Bruno Van Dyck che ci darà questa risultanza veramente di questo azzurro bruno, che possiamo utilizzare anche questo nell'ombra delle nuvole, ma anche nella tonalità proprio del cielo complessivo serale. Io do queste suggestioni che vengono un po' così, diciamo in maniera un po' forse ingenua per definire un colore, che però ovviamente sono definizioni che lasciano il tempo che trovano, perché il colore può essere utilizzato ovunque e comunque. Ed ecco, vedete questo bruno, questo cielo azzurro che vede la luce scomparire e quindi essere attraversato dai primi toni notturni. Quindi abbiamo utilizzato ocra gialla, giallo di cadmio, lacca di alizzarina, Bruno Van Dyck, bianco di titanio e blu cobalto. Potete
fare questo esercizio con qualsiasi blu che voi avete a disposizione. Ora io l'ho fatto col blu cobalto, però potete farlo con tutti i blu che avete, e anzi vi consiglio proprio di avere questo tipo di fare questo tipo di esercizio, perché vi può riservare molte sorprese riguardo magari a delle convinzioni che voi avete sul cielo, che avete sempre visto e che poi avete sempre tentato di riprendere nei vostri quadri, molto molto inattese. Ed ecco la lacca di alizarina. La lacca ovviamente è un colore trasparente. Se il blu di cobalto è un colore semitrasparente, la lacca di alizarina è proprio trasparente, però insieme al bianco di titanio vedete che prende subito corposità. Poi andremo a mettere del blu di cobalto e quindi questo sarà il tono finale che abbiamo trovato oggi, ma potremo andare veramente veramente all'infinito. E poi mettiamo un poco di ocra gialla e poi ancora il tono di azzurro e di bianco per determinare questo tipo di tonalità particolare. Andiamo prima col bianco. Vedete ancora, se si può, più caldo di quanto potesse essere prima, però lo raffreddiamo subito con questo tono di azzurro completamente diverso da tutti gli altri toni che abbiamo usato. Adesso non ci resta che fare una cosa: mettere il blu cobalto, quello puro, il blu cobalto che esce fuori dal tubetto, in comparazione con tutti gli azzurri che noi abbiamo trovato quest'oggi. E così ci rendiamo proprio conto di come è riuscito a mutare questo colore, pur rimanendo sempre in tono con il colore che è stato creato. Mentre io metto il blu cobalto vicino a tutti i campioni che abbiamo formato oggi, vi ricordo che martedì prossimo 14 giugno alle ore 21 vi sarà una live su questo canale. Quindi vi aspetto tutti, e veramente soprattutto per ringraziarvi sempre della vostra partecipazione attiva proprio al canale. Voi siete per me importantissimi, perché mi fate vedere dove sono i miei errori, anche mi date suggerimenti sui video da poter fare, come in questo caso, dove la suggestione riguardo la possibilità di creazione di azzurri del cielo è venuto proprio da voi, e poi anche mi dà modo di avere un contatto diretto con voi durante la diretta, questo gioco di parole perdonatemelo, e per rispondere a tutte le domande che volete voi farmi riguardo a qualsiasi argomento noi abbiamo trattato o potremo anche eventualmente trattare. Naturalmente la pittura tonale non è l'unica pittura possibile, però è la pittura che vi consente di avere un approccio più completo e una conoscenza migliore del colore e di come si comporta il colore con le altre tonalità e mescolato a tutti i pigmenti che abbiamo noi a disposizione. Dopo si può fare qualsiasi tipo di salto, si può raggiungere soluzioni veramente impensate e arditissime, però come il disegno è importante per arrivare alla pittura e quindi per decifrare il reale e per riuscire a avere la possibilità di costruirlo all'interno della nostra tela, così è importante la pittura tonale per riuscire poi ad aprire tutte le porte alla nostra creatività. Mentre io faccio ancora qualche tono di azzurro blu cobalto vicino a tutti i campioni che abbiamo preparato, e ne ricavo ancora uno molto lieve, di un azzurro, un bellissimo azzurro molto lieve, vi ricordo
di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace al video e di condividere i video se li trovate utili e informativi sui vostri profili social. E naturalmente commentare come state facendo sotto la descrizione. Vi ricordo ancora una volta l'appuntamento di martedì 14 giugno alle ore 21 per la diretta live su questo canale. Affronteremo molti temi interessanti, sempre inerenti al nostro interesse e alla nostra passione che è l'arte, e vedremo anche di proporre dei link interessanti e anche, perché no, divertenti. Quindi vi lascio a questo azzurro bellissimo e lieve e non mi resta altro che augurarvi un buon weekend a tutti e a tutte e arrivederci. A presto qui sul canale di Alberto Repetti Artist.